Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Ariete, tendenze energetiche generali per la prima metà del 2024. Ok, abbiamo due carte amici dell'Ariete. Il mondo e il diavolo. Quando c'è il diavolo si parla normalmente di una tossicità, di ego, di qualche questione che in qualche modo stringe o costringe. Vi ricordo comunque che le costrizioni del diavolo normalmente sono volontarie. E poi abbiamo questo bellissimo mondo che mi dà a intendere che questa fase di tossicità giungerà al termine, è come se ci fosse la conclusione di un periodo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato un video e lo trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche qui e la trovate anche nelle info del canale. Bene. Vi ricordo comunque che questa è una lettura generale, successivamente uscirà una lettura per la crescita spirituale, una lettura per l'amore e gli affetti e un'altra lettura per il lavoro e l'economia. Allora, partiamo da un 4 di coppe, un 10 di bastoni, un 9 di spade, un 10 di pentacoli, otto di pentacoli, 2 di spade, e 7 di pentacoli. Ragazzi, partiamo da questo 4 di coppe. Dunque, il 4 di coppe di solito è una carta che ci parla di una sorta di cecità, ma ho come la sensazione che appunto, essendoci queste due carte, la cecità faccia riferimento al diavolo, working in progress, man mano che andiamo avanti si chiude questo ciclo di impotenza, di cecità, di pensieri di dolore, di preoccupazioni, di mancanze, anche di carenze. Si conclude questo ciclo dove vi siete presi più responsabilità di quelle che in realtà vi competessero o vi siete caricati di più cose di quelle che in realtà poi potevate gestire. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere il 4 di coppe. Amanti, 2 di coppe e 8 di bastoni. Allora, vi dirò che può far riferimento il, diciamo, movimento più importante, potrebbe essere qualche cosa che riguarda l'amor proprio, ragazzi. Qui è come il non vedere se stessi. In effetti c'è il diavolo, quindi c'è qualche cosa che vi attanaglia la mente, qualche tipo di credenza o di condizione o di vizio potrebbe essere, o di situazione che è come se fino adesso non aveste preso in considerazione voi stessi in prima persona. Quindi adesso c'è questa necessità con la carta degli amanti di iniziare un lavoro, di non scendere più a compromessi, ok? Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Avete la luna
e un 6 di bastoni. Ho l'idea che ci si riprenderà una rivincita, o meglio, vi riprenderete una rivincita su qualcuno, una rivincita sul passato. C'è questa esigenza appunto di togliersi dalle spalle certi pesi e qui succederà, ci sono delle questioni legate al passato che potrebbero ritornare a galla, ma avendo un 6 di bastoni ne uscirete vittoriosi. Andiamo a vedere un 9 di spade. Qui abbiamo un re di pentacoli e un 7 di spade al contrario, ragazzi. Dunque, qui potrebbero venire fuori questioni, vi dico che potrebbero essere legate anche al passato, potrebbero essere questioni familiari, potrebbero essere questioni legate ad eredità. Devo dire che è come se veniste a scoprire, tenete presente che la luna parla anche di qualche cosa che è nascosto e in effetti qui con il 7 di spade vi dico che qualche cosa verrà fuori. Saranno grattacapi, questo ve lo dico, ci sarà qualche cosa di cui, cioè, voglio dire, vi darà del filo da torcere questa situazione o questa relazione, ma poi comunque avete un re di pentacoli, quindi è come se mi dicessero che avete tutte gli strumenti proprio per gestire la situazione. Andiamo a vedere questo 10 di pentacoli. Due di spade e re di coppe. Vi dico, per qualcuno questa carta degli amanti può fare riferimento a una scelta e qui vediamo se c'è una realtà, può essere una realtà familiare e una persona, quindi la scelta qui anche con il 2 di spade potrebbe essere tra una realtà familiare che già si ha e un'altra persona, diciamo così. Sta di fatto che c'è un 10 come carta, diciamo, principale della linea e comunque una carta di compimento e qui avete anche il mondo, quindi ripeto, per qualcuno è una questione di eredità, di amor proprio, di potere personale proprio. È una questione di togliersi dei pesi dalle spalle o di vedere nuove alternative per voi. Andiamo a vedere l'otto di denari, abbiamo il carro, carro, appeso, asso di bastoni e 8 di spade. Allora ragazzi, vi dirò, qui il punto per arrivare a questo 10 di pentacoli è capire come muovervi, capire che direzione volete dare alla vostra vita, alla relazione o alla situazione, prima di fare il movimento. Il carro parla proprio del prendere in mano le redini della propria vita. Parla di qualcuno che decide dove andare e gestisce, in questo caso sono due sfingi, il carro di solito è trainato da cavalli, comunque gestisce gli animali in modo da raggiungere quel tipo di obiettivo. Ora, avendo un asso di bastoni al contrario, sento che sarà più un movimento a livello mentale, più una pianificazione, un riordinare. Tenete presente che fa riferimento anche a un viaggio, a uno spostamento e anche qui col mondo abbiamo un potenziale trasferimento. Però ecco, avete anche l'8 di spade, e un 2 di spade al contrario, e la carta della luna, e un 9 di spade, e un 7 di spade, e un 2 di spade. Due volte il 2 di spade. Tanti pensieri, in questo caso negativi, perché l'8 di spade è sempre quella carta che fa un po' riferimento come energia a quella del diavolo, no? Nel senso che è una carta cupa,
di qualcuno che vede sempre solo il bicchiere mezzo vuoto, di qualcuno che pensa di avere le mani legate. Dovete cambiare un pochettino visuale della situazione con la carta dell'appeso. Mi viene da dire scoprite, perché solo scoprendo potete capire qual è la cosa che è più indicata per voi fondamentalmente. Andiamo a vedere il 2 di spade qui, cavaliere di bastoni e 5 di coppe. Allora, questo cavaliere di bastoni potrebbe essere una persona o potrebbe essere un, diciamo, un atteggiamento. In questo caso lo sento molto più come se vi dicessero appunto di aprire gli orizzonti, di andare lontano, di trovare nuovi hobby, nuove passioni, nuovi sbocchi, di stare in mezzo alla natura. È come se vi dicessero sperimentate, fondamentalmente. Anche perché, ragazzi, quando uno resta in stand-by, perché non sa se scegliere la strada A o la strada B, non è rimanendo in stand-by magari che le cose diventano più chiare, ok? Soprattutto se si è in questa fase di 8 di spade dove i pensieri sono ciclici, sono sempre quelli, sono negativi e sono ripetuti. Si tratta qui di ampliare gli orizzonti, ampliare la mente, per quello che vi dicono sperimentate. E non è detto, per riprendere il discorso di prima, che se scegliete A, B sia sbagliato o che se scegliete B, A sia sbagliato. Nel senso, potete provare anche una e l'altra di scelta e vedere quale funziona di più con voi. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. 9 di spade che avevate già qui. E 8 di coppe. Sì, quello che mancherà un po' rinnovo un po' quello che ho detto prima, no? Mancherà un po' di determinazione. È per quello che vi dicono spingetevi oltre. Voi fate, non importa a un certo punto che cosa fate, l'importante è muovere energia. Se state fermi come 7 di pentacoli, come vi posso dire, l'energia un po' tende poi a ristagnare. Invece qui c'è bisogno di lasciarsi indietro, questo atteggiamento da vittima, questo atteggiamento di sacrificio, ragazzi. E lo sento molto col diavolo, qui c'è qualche energia che vi costringe con questo diavolo. Vi dico, potrebbe essere una relazione, ma per qualcuno potrebbe anche essere un capo e addirittura un'azienda familiare, cioè un capo in un'azienda familiare. C'è comunque qualche questione che vi condiziona fortemente, che vi fa rimanere in questa posizione, che vi fa avere dei pesi di cui voi in realtà volete liberarvi. Vi dirò, ne verranno fuori delle belle, perché qui avete sia il 7 di spade che la carta della luna, quindi qualche presa di consapevolezza ci sarà quest'anno, una presa di potere da parte vostra ci sarà. Può essere che sarete messi appunto davanti a quel tipo di scelta di cui parlavo prima, però ecco, a un certo punto non è neanche... sì, diciamo, qui avete 7 di pentacoli, che è un consiglio, un invito ad aspettare, a vedere come si muovono le cose, ma soprattutto perché siete in questa fase di 9 di spade, ok? Siete in una fase dove, cioè siete in un momento dove tendete a farvi sopraffare dai pensieri negativi, avete anche qui l'8 di spade, ma perché? Perché non si fa un lavoro interno profondo. Guardate, potrebbe esservi utile magari appoggiarvi a un terapeuta, c'è un re di coppe, fa riferimento certe volte anche ai terapeuti, quelli che curano l'anima, però non gli psicologi, ok? Gli psicologi curano la mente, per capirci. Sì, è un periodo di scelta comunque, dove dirigere
il vostro lavoro per qualcuno o i vostri curriculum magari. Vi dico, sento più che un cambio a livello lavorativo, anche se ho effettivamente il mondo e il carro, però più che a livello abitativo lo sento a livello lavorativo. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. L'avventura, anche qui vi dice di sperimentare. Poi abbiamo comprensione e lottare. Vi faccio presente che sono 3 figure, 2 fanti e un re. Scusate, 2 fanti e un cavaliere. Guardate, è come se vi dicessero, le metterei così però. Perché è un po' come se sentissi questo diavolo qui, dove voi vi sentite in una gabbia. Vi ricordo che le schiavitù del diavolo sono volontarie, siamo noi che non abbiamo il coraggio di uscire da questa situazione, siamo noi che accettiamo di stare lì. E in effetti questo uccellino è sul bordo della gabbia, però la porta è aperta, cioè lui è lì, fermo, che sta guardando tutti gli altri che volano liberamente, potrebbe andare anche lui, ma in realtà sta lì fermo. È un po' come se osservasse da un punto di vista di svantaggio. E qui vi dicono, vivete giorno per giorno come se fosse un'avventura, ok? Avventuratevi poco per volta, magari fate un piccolo giretto, poi ritornate, poi fate un giretto un po' più lungo e ritornate, poi magari state via un'oretta, poi tornate. E qui è la carta è lottare. Vi dico, è un lottate per quello che volete. Se non volete più questo tipo di tossicità, avete tutti gli strumenti in mano per togliervi da questa tossicità, partendo a lavorare l'amor proprio e i propri lati d'ombra, perché comunque qui avete anche la luna, ed è la luna e il 7 di spade che portano a galla le cose negative. Stavo guardando, però no, avete solo il mondo. Ok, no, niente. Va bene, ancora un ultimo messaggio. Amore, vivi la tua verità e condividi l'amore che è nella tua anima. È la vostra verità. Il punto è che dovete imparare a conoscerla perché ce l'avete ancora a testa in giù. Ok, siete ancora in una fase di studio, come vi dicevo qui. Sì, si sbloccherà qualche cosa. Secondo me inizierete a dare una direzione a quello che è la vostra volontà, però da qui a dire che in fretta, subito si concluderà questo periodo, no, è un passaggio. E comunque, ragazzi, per ogni passaggio ci vuole il suo tempo. È quando c'è un passaggio dove è coinvolto il diavolo, si parla anche di una piccola morte dell'ego, ok? Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie future, insomma per darvi degli spunti di riflessione. Fatemelo sapere nei commenti, potete mettere like, iscrivervi o condividere. Se avete piacere potete anche abbonarvi al canale, dove nei video degli abbonamenti tratto temi di metafisica, di esoterica, spiego un po' come è e come lavorare tutto il tema dell'energia ehm, per trarne un vantaggio, insomma. Mentre se volete delle sessioni individuali potete contattarmi sempre a questo indirizzo email. Io sto proponendo comunque un percorso basato sulle credenze limitanti, quindi è un percorso che vi aiuta a sbloccare i lati della vostra vita che hanno un po' bisogno, insomma, così di una spintarella. Però è una parte di tutto quello che vado poi a trattare nella sezione degli abbonamenti. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio, vi auguro di iniziare il 2024 in modo splendido e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!